Ciao ragazzi, io sono Emma Kotov di asiamovielife.com, benvenuti a questa nuova recensione. Oggi parliamo di uno dei film di punta del maestro Akira Kurosawa, sto parlando di I Sette Samurai. Durante le lotte intestine dell'antico Giappone, un piccolo villaggio di contadini viene vessato da un gruppo di briganti. Per questo assolderanno 7 samurai per farsi difendere. 7 samurai che senza gloria e per un pugno di riso li difenderanno dall'assalto dei briganti. Ci sono quei film che nonostante il tempo che passa risultano sempre essere molto moderni, con un grande ritmo e sempre belli a ogni visione. I Sette Samurai è uno di questi. I Sette Samurai rappresenta un archetipo classico abusato molto dal cinema, dai Magnifici Sette fino a quella sporca dozzina. E lo introduce probabilmente per la prima volta nel cinema. Stiamo parlando di quelle storie che intendono un manipolo di uomini che vengono chiamati, vengono assoldati per risolvere una missione più grande di loro. Kurosawa non è solo bravo a livello tecnico, perché il film è pieno di inquadrature memorabili e di scene molto suggestive, ma bravo anche a tratteggiare l'aspetto psicologico di tutti i vari personaggi, regalando ad ognuno di essi una presenza sullo schermo attenta e giusta per dare la possibilità a tutto il pubblico di affezionarsi ad ogni personaggio. In tutto ciò il ritmo non viene mai dimenticato, il film ha un grande senso del ritmo nonostante la grande durata. Stiamo parlando di almeno 3 ore e mezza per quanto riguarda la versione integrale. Dramma, riflessione, azione e momenti umoristici sono mescolati sapientemente. Il maestro Kurosawa era molto attento nell'aspetto realistico della storia, il risultato doveva essere qualcosa che non si era mai visto, tanto che convinse i suoi sceneggiatori ad informarsi e a documentarsi sui fatti storici e sugli aneddoti del passato per studiarli e riproporli nella sceneggiatura. Anche l'aspetto del realismo che riguardavano i combattimenti e gli scontri con le katane erano importanti per Akira Kurosawa per avere ancora di più un senso realistico e introdusse un consulente apposito proprio per controllare le coreografie e la recitazione degli attori in movimento. La lavorazione dei Sette Samurai non fu sicuramente una passeggiata per Akira Kurosawa, come tutte le opere cinematografiche immortali e degne di rimanere nel corso del tempo, condivide sicuramente una lavorazione travagliata a causa dell'elevamento del budget che lievitava continuamente a causa delle intemperie che si riversavano continuamente sul set, le grandi piogge torrenziali, set creati dal vero, perché Kurosawa impose di creare set realistici in ambienti aperti e non in studio come spesso veniva richiesto dai produttori nel tempo. E la lavorazione quindi subì vari rallentamenti, ma sicuramente faceva tutto parte del gioco, perché sapevano tutti quanti che stavano collaborando ad un lavoro incredibile. Anche la durata di un film come I Sette Samurai è molto importante, infatti stiamo parlando di 3 ore e mezza di durata. I produttori del tempo, per avere una distribuzione più sicura nel mercato occidentale, la ridussero almeno ad 1 ora e mezza. Solo nell'epoca moderna si riuscì ad avere una visione completa dell'opera, appunto quella di 3 ore e mezza rieditata. Tutti i 7 personaggi hanno i loro momenti e la loro psicologia ben rappresentata nel film, ma sicuramente il personaggio che spicca di più tra gli altri è Kikuchiyo, lo spadaccino interpretato dal grande Toshiro Mifune. Kikuchiyo è un personaggio molto particolare, borderline, che vive la giornata viaggiando per il Giappone. Si imbatterà in Ganbei, il leader carismatico dei Sette Samurai, questo personaggio molto riflessivo, accorto, studioso della battaglia, che era intento a reclutare queste personalità. Il loro incontro inizialmente è un po' buffo e un po' turbolento, perché Kikuchiyo è un personaggio molto particolare che fa uscire prima di tutto la sua esuberanza, la sua grezzaggine, la sua cattiveria, ma in realtà nasconde dentro di sé un animo molto tormentato e sicuramente una capacità e un coraggio non proprio comune. Come dicevamo, il personaggio di Toshiro Mifune è una mina vagante, è una valanga di strepiti, di urle, di grugniti sullo schermo, che riuscirà a fare da legante fra la psicologia dei contadini, proprio per il suo passato che verrà svelato nel film, con la psicologia invece dubbiosa ma allo stesso tempo
coraggiosa dei samurai. Dopo aver passato la maggior parte del tempo del film a tratteggiare le psicologie, le varie interazioni, i vari risvolti tra questi due mondi agli antipodi, ovvero i contadini che vivono una vita rurale fatta di paure, di tormenti, di impossibilità anche nel proseguire la loro attività di coltivazione, e la psicologia invece dei samurai, dei ronin, che vagano per la loro via cercando appunto una meta, una missione e magari appunto un ingaggio. Il film arriverà al punto culmine dopo la preparazione della battaglia, allo scontro finale, una battaglia che prenderà diciamo degli echi di una tipica tonnara, se vogliamo, dove i marinai con le loro lance colpiscono i poveri pesci una volta che li hanno raggruppati in un'unica zona. Qui gli spadaccini faranno la stessa cosa insieme ai contadini, cioè chiuderanno tutte le varie vie di entrata al villaggio, le controlleranno per poi far arrivare tutti quanti i pedoni da un'unica via, farli entrare mano a mano un po' per volta, decimarli e quindi controllare e dominare la battaglia. Tra la pioggia battente, il fango e i morti che si susseguiranno, i superstiti arriveranno alla fine dello scontro meravigliati del loro essere sopravvissuti e faranno una riflessione di questa grande esperienza che hanno vissuto, un'esperienza sicuramente traumatica per tutte quante le psicologie del film. I Sette Samurai è un film sicuramente da non perdere, un capolavoro immortale che può essere rivista ancora oggi senza sfigurare con le grandi produzioni moderne. Grazie per avermi seguito, mi raccomando recuperate questo film come altri che ho consigliato, fatemi sapere cosa ne pensate o anche se avete delle domande in merito nella sezione commenti, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao, a presto!